Insomma, ciao a tutti ragazzi. Partire con insomma non è male. Comunque, vabbè, tutti i miei intercalari li metto tutti all'inizio. Ciao a tutti, chi non mi conosce sicuramente penserà questo è scemo, però sono contento più che altro, più che scemo, perché sono qui con due strumenti, veramente strumenti, due strumenti, nel senso che ci si mette lì, si fanno dei viaggi pazzeschi, sono due sintetizzatori dei primi anni 80, 81 il Poly 6 e 82 se non sbaglio il Poly 61. Diciamo due facce di un periodo, nel senso che questo è ancora uno strumento che prende dal passato dei suoi tempi, quindi dagli anni dei sintetizzatori con controlli analogici, oltre che analogico come architettura e generazione sonora, mentre questo, anch'esso analogico, gli oscillatori sono dei DCO però a controllo digitale, quindi, e tutti i controlli sono digitali, nel senso che tutto quello che qui vedete a disposizione, qui invece bisognava entrare in una specie di menu numerico dove utilizzando i tasti si controllavano poi i parametri che però insomma sono più o meno gli stessi, le architetture sono molto simili, cioè, questo ha due oscillatori, questo ne ha soltanto uno, questo ne ha uno con un suboscillatore, uno con tre forme d'onda e un suboscillatore che può essere a un'ottava sotto e un'altra ottava sotto. Questo invece ha due oscillatori, sul primo DCO ci sono tre forme d'onda, sul secondo due soltanto. E beh, insomma, VCF, VCA, quindi amplificatore, tutto il resto. C'è una sezione effetti qui, classica sul Poly 6, che di solito erano dei che si chiamano chorus ensemble, facevano questi effetti di chorus piuttosto che cercavano di ammorbidire o di allargare il suono. Io devo dire che poi non li stavo utilizzando in quella cosa che avete sentito, perché devo dire che puri questi suonano veramente bene. Intanto faccio un giretto così sonoro. Qui ogni volta è un'avventura, nel senso che quando si parte la cosa bella è proprio quella, si parte da un suono e si finisce completamente da un'altra parte. Effetto, sono un po' esagerato. La pasta è pazzesca. Questa è con l'ottava bassa suboscillatore. Poi si può usare l'unisono. Chiaramente vengono fuori delle bombe atomiche. Ha un arpeggiatore con vari parametri che sono abbastanza semplici, su e giù, due ottave, un'ottava, un latch per tenerlo,
full che fa. Interessante. Vabbè, insomma, avete capito di cosa si tratta. Oggigiorno uno strumento così lo si può considerare in qualche modo limitato. Quello che fa la differenza realmente fra questa generazione e quella odierna, anche degli analogici, a mio personalissimo parere, qui ti metti a fare un pezzo, un brano per presentarli, alla seconda traccia hai finito, perché la quantità di armoniche, di suono, di informazioni che arriva è già a posto, non devi aggiungere altro. Oggigiorno facciamo, anche con i sintetizzatori, facciamo i pezzi con 50 tracce, qui ti viene voglia di farli con due, poi c'è chi utilizza questi vecchi e ci fa 50 tracce, va bene, probabilmente ti metti lì, li mixi in un certo modo, li tagli in un certo modo, ma se li lasci andare, questi da soli ti fanno il pezzo, cioè nel senso, per questo che negli anni 80 con 4 parti, una chitarra, 2 tastiere, una batteria e un basso, il pezzo stava in piedi fondamentalmente. Diciamo che questa è la prima cosa che si nota tanto, questa profondità. Io non sono un gran tecnico, nel senso che conosco i sintetizzatori nella loro architettura e li utilizzo da musicista. Poi su quello che è il discorso elettrico magari non mi addentro perché non vorrei fare figuracce. Quello che posso dire è che qui il filtro funziona. Cioè, nel senso che questi sono strumenti dove basta passare un po' di tempo per arrivare in posti meravigliosi. Questo considerando poi l'eventuale possibilità di utilizzare degli effetti esterni. Qui si esce in mono, si va dentro pedali, dentro effetti, si possono utilizzare i pedali nel mix in qualunque modo. Quindi fondamentalmente quello che lascia più, che fa innamorare di più, in realtà è proprio questa pasta sonora micidiale nel pezzo che avete sentito, col basso per esempio, ho fatto quel polysixer gigantesco e mi sono messo lì, piano piano lo ci fai un po' di tutto, è un synth, ci fai un po' di tutto. Diciamo che col Poly 61 invece si entra in un altro, si comincia a ragionare un po' come si ragionerebbe con una tastiera, diciamo, moderna, perché avendo i preset e nell'eventualità di volerci lavorare bisogna scegliere il parametro e poi utilizzare un'immissione dati che è diciamo moderna come concetto per l'editing. Spontaneamente si cominciano a scorrere quelli che ci sono e magari poi anche questo ha un suono fantastico, chiaramente. Si cominciano a scorrere quelli che ci sono e magari si fanno delle piccole modifiche su quelli. Chiaramente se io avessi solo questa cercherei di fare le stesse cose che faccio con questa, cioè partire da zero, inventare, però viene un po' più spontaneo fare questo tipo avere questo tipo di approccio, modificare quello che c'è per arrivare dove si vuole. Qui è un viaggio un po' diverso, un viaggio un po' più interstellare, diciamo. E quindi il bello di questo Poly 61 è che si possono salvare molte più patch, e questo è importante, soprattutto live. Insomma, per l'epoca era una volta fatti i suoni, andavi in giro, avevi i tuoi suoni, era tutto più semplice. Qui avevi 8 preset. Tornando alla questione sonora, anche qui faccio una breve scorsa di questo. Ecco, faccio un esempio: se io volessi, per dire, lavorare sull'ADSR di questo suono, io dovrei andare nei parametri, scegliere il parametro che mi serve, quindi in questo caso 43,
Esatto. Che è il sustain e poi avere il sustain lungo. Se torno al programma, che era il 13, torna com'era. Chiaramente quello che è successo è analogico all'interno, però l'abbiamo controllato perché probabilmente all'interno, anzi sicuramente all'interno, c'è un piccolo processore che gestisce queste cose. Diciamo, nonostante la differenza sia solo di un anno, la scelta a un certo punto è diventata quella. Sia Roland che Korg, tutte le aziende hanno cominciato a fare questi sintetizzatori, diciamo piatti, come li chiamiamo, perché avevano i controlli, chi così, chi ha quelli tutti piatti, tipo il Super JX, quelle cose lì, che si possono utilizzare facilmente, non facilmente, si possono utilizzare altrettanto in tutti i parametri che riguardano un sintetizzatore, ma in tutta sincerità, dopo la mia generazione ha passato tempo davanti a rotelle e piccoli video dove c'erano dei parametri. Farlo anche con i sintetizzatori analogici, beh, insomma, è un peccato, nel senso che quando si può fare un discorso un po' più così biologico, che oggi si usa, come che si dice, organico, esatto. Comunque vabbè, insomma, tornando al suono, come dicevo, insomma, una bella legnata, una bella botta. Poi si può arrivare un po' dovunque, si può fare anche pad, qualsiasi, poi Poly 6, perché 6 note di polifonia, insomma, tanta roba, una profondità pazzesca. Qui, come dicevo, abbiamo un altro tipo di un po' un organo. Ecco, diciamo che il mio parere è che se volete comprarvi un sintetizzatore moderno che vi dia la possibilità di avere a disposizione anche effetti, di salvare centinaia di patch e tutto il resto grazie ai processori moderni e tutto quanto, assolutamente capisco. Però secondo me un giro su questo tipo di macchine va fatto. Io prediligo il Poly 6 perché prediligo questo tipo di approccio, e poi perché secondo me proprio suona bene questo. Si trovano, chiaramente non te li tirano dietro se sono tenuti bene, però quello che puoi raggiungere dal punto di vista sonoro con strumenti di questo tipo oggi si raggiunge, ma questo impeto sonoro è classico di queste macchine, che sono così, sono pensate con questo tipo di cattiveria, ma nello stesso tempo anche di dolcezza, perché la sensazione è di avere uno strumento che non è elettricità, non so come dire. E questa cosa qui, questo è uno strumento musicale a mio parere, e questi sono strumenti musicali. Questi sono due esempi di uno stesso momento storico dove c'è stata questa svolta. La tecnologia era in cambiamento e chiaramente tutte le aziende sfruttavano al meglio le nuove tecnologie.
E la cosa bella è che se dovessi ripartire da zero non arriverei mai qui, arriverei da un'altra parte. E questo è molto musicale, insomma, la varietà è una cosa musicalmente positiva, no? Quindi io vi lascio con l'altra parte del brano che stavate ascoltando all'inizio. Se vi piacciono ancora le macchine che sembrano quelle degli inseguimenti anni 70, prendetevi un Polysix. Se vi piace di più il Lamborghini Countach con la strada quella con le righe fluo, prendetevi il Poly 61. Vi mando un abbraccio e ci vediamo presto e spero di avervi divertito. Un abbraccio, ciao.